Salute viandanti del mondo hi-fi, io sono Alessandro di New Audio. In questa guida introduttiva all'alta fedeltà esploreremo le differenze tra il digitale e l'analogico. L'obiettivo è aiutarvi a comprendere le caratteristiche uniche di ciascuna opzione e individuare quella più adatta alle vostre preferenze e necessità. Vi consiglio vivamente di vedere il video dall'inizio alla fine, ma data la sua lunghezza, divido la timeline in capitoli per facilitare la progressione o nel caso voleste approfondire direttamente una determinata parte. Per cominciare il nostro discorso faremo un tuffo nella storia dei tre principali formati musicali: il vinile, il CD e lo streaming audio. Questi formati non solo hanno ridefinito il nostro modo di ascoltare musica, ma hanno anche riflesso le trasformazioni culturali e tecnologiche dei loro rispettivi periodi. Nel 1948 gli LP in vinile, a 33 giri, fecero il loro ingresso trionfale nel mondo della musica. Questi dischi neri, con i loro intricati solchi incisi, rappresentavano un salto evolutivo nell'ascolto domestico. Oltre alla maggiore capacità di contenere musica, i vinili offrivano una qualità sonora calda e autentica. L'atto di estrarre il disco dalla copertina illustrata e delicatamente posizionarlo sul piatto girevole faceva parte di un rituale coinvolgente, rendendo l'esperienza di ascolto un'arte tangibile. I vinili hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura musicale. Nel 1982 i compact disc fecero la loro entrata in scena in modo significativo. Questi dischi lucidi non solo garantivano un'eccezionale qualità audio, ma anche una resistenza maggiore ai graffi e ai danni. Sebbene la componente fisica e l'arte delle copertine potessero sembrare in secondo piano rispetto ai vinili, i CD aprirono le porte a nuovi modi di ascoltare musica in maniera compatta. La capacità di riprodurre interi album senza interruzioni, grazie alla loro natura digitale, offriva un'esperienza di ascolto senza precedenti. L'apice dell'evoluzione musicale è stato raggiunto con l'avvento dello streaming audio. Questo cambiamento radicale ha dato vita a piattaforme ad alta fedeltà come Qobuz o Tidal. La musica è diventata virtuale, accessibile istantaneamente da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Questo approccio ha rivoluzionato non solo il modo in cui ascoltiamo la musica, ma anche come la scopriamo, con algoritmi che ci suggeriscono nuovi brani in base ai nostri gusti. Sebbene si sia persa la componente tangibile dei formati precedenti, lo streaming ha reso la musica più onnipresente che mai, consentendo all'ascoltatore di esplorare un vasto mondo sonoro con un semplice click. Detto ciò, ora passiamo a un'analisi delle caratteristiche principali che distinguono questi tre formati. Iniziamo col parlare della musica liquida. Innanzitutto, prima di parlare delle piattaforme streaming e dei DAC network player, è necessario spiegare, per chi non lo sapesse, il significato e la differenza delle frequenze e formati audio. Sicuramente avrete già sentito parlare di 16 bit a 44.1 kHz. Ma cosa significa? Vediamolo insieme. Il bit è l'unità più piccola di informazione binaria in un computer. In termini semplici, rappresenta un'unità di dati che può essere 0 o 1. Nei contesti audio, i bit rappresentano la precisione con cui il valore audio può essere rappresentato digitalmente. Un valore audio più alto in bit significa una maggiore precisione nella rappresentazione dei dettagli sonori. Ad esempio, un audio 16 bit utilizza sequenze di 16 zeri e 1 per rappresentare i dati audio, mentre un audio 24 bit utilizza sequenze di 24 zeri e 1. Il kHz rappresenta la frequenza di campionamento, ovvero quanti campioni audio vengono registrati o riprodotti ogni secondo. È misurato in migliaia di cicli al secondo. Più alto è il valore in kHz,
più dettagli verranno catturati nell'audio. Un valore comune è 44.1 kHz, che rappresenta 44.100 campioni al secondo. Questo è il valore standard utilizzato per i CD audio e fornisce una rappresentazione accurata delle frequenze udibili dall'orecchio umano. Dopodiché parliamo dei formati audio. Le differenze principali riguardano la qualità del suono e la compressione dei dati. Ecco una panoramica delle differenze principali. Partiamo dal basso. L'MP3 è un formato audio compresso lossy, il che significa che riduce le dimensioni dei file audio, rimuovendo alcune informazioni per risparmiare spazio. La qualità audio di un file MP3 può variare notevolmente a seconda del tasso di compressione utilizzato. Maggiore è il tasso di compressione, minore è la qualità audio. Il formato MP3 è ampiamente utilizzato per la sua compatibilità e dimensione dei file relativamente più piccola. È comunque utilizzato per lo streaming e la condivisione di musica su internet. La qualità CD si riferisce alla qualità audio standard dei CD audio commerciali. Questi CD utilizzano un formato audio non compresso chiamato PCM, Pulse Code Modulation. La qualità CD offre una risoluzione audio di 16 bit a 44,1 kHz, che è considerata la base per l'audio di alta qualità lossless, che significa senza perdita di dati. L'Hi-Res Audio è una categoria di formati audio che supera la qualità CD in termini di risoluzione e profondità dei bit. Il formato lossless più utilizzato è tendenzialmente il FLAC, insieme a YALAC, A-Wave e altri. La qualità Hi-Res può variare, ma spesso offre risoluzioni audio superiori a 16 bit 44,1 kHz, come 24 bit 96 kHz o 24 bit a 192 kHz. Questo permette di catturare più dettagli e una gamma dinamica più ampia rispetto al CD. DSD, Direct Stream Digital. Il DSD è un formato audio ad alta risoluzione che rappresenta l'audio in modo completamente diverso dai formati PCM, come il CD. Il DSD utilizza un campionamento a densità variabile per catturare una quantità significativamente maggiore di dettagli rispetto ai formati PCM. I file DSD sono spesso utilizzati in produzioni audio ad alta fedeltà, per la loro qualità audio eccezionale. Questo formato audio offre diverse varianti di risoluzione, tra cui il DSD 64, con un campionamento a 64 volte la frequenza di campionamento del CD, stesso discorso per il DSD 128, 256 e infine DSD 512. Va comunque sottolineato che i file FLAC e DSD sono di dimensioni considerevoli a causa delle loro risoluzioni elevate, il che si traduce in un maggiore consumo di spazio di archivazione. Un elemento cruciale per apprezzare appieno le sfumature dei formati FLAC e DSD è possedere un sistema Hi-Fi ben bilanciato. Nonostante alcuni dispositivi convenienti affermino di supportare tali formati, per ottenere davvero la massima qualità audio è necessario un sistema ben fatto con componenti di qualità. Ciò non implica necessariamente una spesa esorbitante, ma qui da New Audio, quando si tratta di musica liquida, raccomandiamo sempre ai nostri clienti il SOTM SMS 200 Neo. Questo eccezionale network player, high-end, offre un rapporto qualità-prezzo che può tenere testa a dispositivi di marchi più costosi ed è disponibile anche nella versione Ultra per prestazioni ancora più superiori. Il bundle del SOTM SMS 200 Neo con il DAC, il SPH 100, si ottengono prestazioni davvero eccezionali, tra l'altro recensito da Fedeltà del Suono. Per maggiori informazioni potete contattarci o li trovate disponibili sul nostro negozio online hificore.it. Prima di concludere questo discorso però, vorrei approfondire brevemente il concetto di un network player e di un DAC per chi non lo sapesse. Un network player è un dispositivo che ti permette di riprodurre file audio digitali da diverse fonti, come server di musica o servizi in streaming.
e inviarli a un sistema audio. Funziona come un ponte tra il mondo digitale e il sistema audio. Un DAC, che vorrebbe dire un convertitore da digitale a analogico, è semplicemente un dispositivo che converte segnali audio digitali in segnali analogici, permettendo così ai nostri impianti di amplificare e riprodurre il suono in modo udibile. In sostanza, trasforma i dati digitali in onde sonore analogiche. Ora possiamo proseguire e analizzare le varie piattaforme streaming, quali sono per un uso quotidiano e quali per un uso audiofilo. Prendiamo ad esempio Spotify, ideale per un utilizzo quotidiano, grazie a una vasta libreria musicale e playlist personalizzate. La qualità audio standard di 320 kB per secondo, in formato OGG Vorbis, è generalmente sufficiente per un ascolto casuale. Tuttavia, se sei un audiofilo che desidera la massima fedeltà sonora, devi considerare altre opzioni, come ad esempio Tidal e Quobuz. Questi due sono servizi di streaming musicali per gli audiofili, tendenzialmente i più usati. Entrambi hanno 3 livelli di qualità audio. Il più basso può raggiungere i 320 kB per secondo, un'opzione per il risparmio dati. A livello intermezzo, come standard, abbiamo la qualità CD, fino a 16 bit 44,1 kHz in formato FLAC. Infine, il più alto per queste due piattaforme è l'iRes, che può raggiungere i 24 bit a 192 kHz. Per quanto riguarda l'ascolto dei DSD, c'è Native DSD, un sito specializzato nella vendita di musica ad alta risoluzione, dove è possibile acquistare album fino a una risoluzione del DSD 512. In sintesi, mentre Spotify è pensato per l'ascolto quotidiano, Tidal e Quobuz sono adatti agli audiofili che cercano una qualità audio superiore per sfruttare il proprio impianto hi-fi con risoluzioni audio che vanno anche oltre il formato CD standard. La tua scelta dipenderà dalla tua preferenza personale e dall'impianto hi-fi che possiedi. In generale Quobuz è apprezzato per la quantità di musica classica e jazz, Tidal per il rock. Nell'ultimo periodo anche Apple Music e Amazon Music hanno implementato nei loro servizi dei piani con audio hi-res. Se vi può interessare un video dedicato solo alle piattaforme streaming, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto ciò, abbiamo concluso la parte della musica liquida. Ci torneremo a fine video con il pro contro generale. Ora proseguiamo, sempre nel digitale, con il CD e il SACD. Il compact disc, semplicemente chiamato CD, i CD standard offrono una qualità audio digitale molto chiara e fedele all'originale. Tuttavia la loro risoluzione è limitata a 16 bit a 44,1 kHz, il che è comunque uno standard che oggigiorno è già stato superato. I CD standard possono essere riprodotti su una vasta gamma di lettori CD, compresi quelli di alta qualità nel settore hi-fi. Qualità sono ampiamente audio diffusi e facili da trovare. I CD standard hanno una vasta disponibilità e coprono praticamente ogni genere musicale. Ciò li rende una scelta accessibile per gli appassionati di musica. I CD sono generalmente più economici rispetto ai SACD e ai vinili. Ricordiamoci però della questione della masterizzazione. Questo influisce molto sul prezzo e a qualità audio. Ne parleremo tra poco. Proseguiamo e parliamo dei Super Audio CD. Il SACD offre una qualità audio maggiore rispetto ai CD. Utilizza un formato di registrazione DSD64. Questo formato, come abbiamo detto poco fa, offre un audio ad alta risoluzione con una maggiore profondità, dettaglio e fedeltà rispetto ai CD standard. La frequenza di campionamento è molto superiore alla frequenza di campionamento di 44,1 kHz. Tenete in considerazione però che il catalogo dei Super Audio CD è più limitato rispetto ai CD standard. Inoltre, per riprodurre il SACD è necessario un lettore specifico in grado di decodificare il formato DSD. Di conseguenza il costo aumenta. Per quanto riguarda i consigli d'acquisto di lettori CD high-end, vi proponiamo i seguenti prodotti: JVX NP3, Trigon Exact e Trigon XCHED. In base alla vostra disponibilità economica sono tutti e tre ottimi dispositivi per la loro fascia di prezzo.
JVX Made in England e Trigon Made in Germany, entrambi già recensiti anche dalla stampa audiofila italiana. Per maggiori informazioni o promozioni visitate hificore.it. Per il Super Audio CD invece un'opzione potrebbe essere il Marantz SACD 30N. C'è da dire però che il mercato dei SACD non è dei migliori a causa dei prezzi elevati. Per questo forse è meglio valutare il passaggio alla musica liquida, che eventualmente può superare il DSD 64, o comunque vi permette di ascoltare una vasta selezione di brani in high-res tramite piattaforma senza dover stare ad acquistare album singoli, che hanno un costo abbastanza elevato. Proseguiamo il discorso. Prima di passare all'analogico, soffermiamoci tra i due, parlando dell'importanza della masterizzazione sia dei CD che dei vinili. La masterizzazione è un processo cruciale nella produzione dei CD e vinili di alta qualità. Una masterizzazione ben eseguita garantisce che la musica sia riprodotta con chiarezza, dettaglio e fedeltà al suo intento originale. Al contrario, una masterizzazione scadente può compromettere la qualità dell'audio e ridurre l'esperienza d'ascolto. Per quanto riguarda i CD, una masterizzazione accurata implica la conversione precisa delle tracce musicali in dati digitali. Questo processo richiede competenze tecniche per bilanciare i livelli audio, la compressione e l'equalizzazione in modo da ottenere un suono coerente e ben definito. Nel caso dei vinili, la masterizzazione è altrettanto essenziale, anche di più. Qui l'arte della masterizzazione include la creazione di un solco sulla superficie del vinile, in modo da rappresentare accuratamente il suono. Una masterizzazione ben fatta per i vinili richiede un'attenzione particolare ai dettagli e alla riduzione del rumore di fondo, che è un aspetto importante per la chiarezza dell'audio su questo supporto analogico. La differenza tra una masterizzazione di alta qualità e una scadente è evidente nell'ascolto. Le registrazioni ben masterizzate hanno un costo maggiore, ma offrono una gamma dinamica più ampia, dettagli sonori più ricchi e una profondità d'ascolto che cattura l'essenza dell'opera musicale. Proseguiamo passando all'analogico e parliamo del vinile. La qualità sonora del vinile spicca per alcune caratteristiche tecniche distintive che continuano ad affascinare gli audiofili di tutto il mondo. La differenza fondamentale tra il vinile e i formati digitali, come il CD e lo streaming audio, risiede nell'approccio alla registrazione e alla riproduzione del suono. Il vinile è un formato analogico, il che significa che la musica viene incisa fisicamente sul disco sotto forma di solchi. Questo processo analogico cattura ogni dettaglio dell'onda sonora in modo continuo, senza la necessità di campionarla e convertirla in dati digitali. La risposta in frequenza del vinile è uno degli aspetti che attirano di più gli audiofili. I vinili possono riprodurre frequenze molto alte e basse, spesso offrendo una gamma dinamica superiore rispetto ai CD compressi. Questo significa che i suoni più delicati e i bassi profondi possono essere restituiti in modo più accurato, creando un suono ricco e tridimensionale che affascina gli ascoltatori. Un aspetto curioso del vinile è la distorsione armonica. A differenza della pulizia dei formati digitali, il vinile può introdurre una leggera distorsione armonica che, paradossalmente, può essere apprezzata o disprezzata a seconda dell'utente. Questa distorsione può aggiungere calore e carattere al suono, rendendo l'ascolto, a seconda di chi lo apprezza, più coinvolgente e vivo. Tuttavia, i vinili non sono privi di rumore. L'aggiunta di rumore di superficie è una delle critiche più comuni al vinile. Il rumore può essere generato da polvere, graffi o anche dall'usura naturale del disco. Tuttavia, molti audiofili giustificano questo rumore come parte dell'esperienza del vinile, che aggiunge un tocco di autenticità e nostalgia all'ascolto. Un aspetto tecnico importante del vinile è la sua necessità di manutenzione. Per mantenere la qualità sonora ottimale richiedono una cura diligente, che include la pulizia regolare e l'uso di apparecchiature di riproduzione di alta qualità, come giradischi e puntine ben calibrate. Perciò, per quanto riguarda i consigli d'acquisto, noi di New Audio proponiamo sempre ai nostri clienti le testine per i giradischi della Nagaoka. Costruite in Giappone,
Queste meraviglie sono state recensite a pieni voti sia dalla stampa audiofila internazionale che quella italiana. Sul nostro canale YouTube trovate tanti video sulle varie testine Nagaoka. Sono disponibili per varie fasce di prezzo. Le più richieste tendenzialmente sono la Nagaoka MP110, MP300 o la top di gamma MP500. Potete trovare tutto sempre sul nostro e-commerce hificore.it, sia le testine e la vasta selezione di accessori per giradischi della Nagaoka. Siamo giunti alla fine del video. Riassumiamo il tutto con dei pro e contro per ciascun tipo. Pro e contro della musica liquida. Pro e contro dei CD. Pro e contro dei SACD. Pro e contro del vinile. Ora la scelta sta a voi. Spero che questa guida vi sia stata utile nel chiarire le idee o risolvere eventuali dubbi. Vi invito a iscrivervi al canale per sostenere il mio lavoro e se l'avete trovata utile a condividere il video con i vostri amici che magari si stanno approcciando per la prima volta all'hi-fi o alla musica liquida. Noi ci vediamo al prossimo video.